Questa non parla. Abbiamo beccato l'unico casello che non parla. Sì. Ah sì, è salutato, vabbè dai, è salutato. Arrivederci. Andiamo a comprare il ferro vecchio, arrivederci. È entrato lo stipendio, andiamo a spenderlo. Sì. Quanto abbiamo lasciato qua? 45 euro. Buono, buono. 45 euro, signori. Non siamo in pullman, stiamo tenendo la lamiera. Ricapitoliamo, una lamiera da 1,5 mm pagata 45 euro. Yes. La scorsa volta abbiamo preso la lamiera da 0,8 e da 1 mm. Per il costo di la 0,8 mm quanto avevi lasciato? 75 euro tutte e due. 75 euro tutte e due. Ovviamente taglio da 1 metro per 2. Prendiamo il taglio commerciale che costa un pelino di meno. Ok raga, abbiamo rimosso il pavimento. E sotto il pavimento cosa ci sono? Traverse marce. Bom. Tolto il ma che te cazzo, c'è il video, cazzo, c'è le zanzare. Ti do la racchetta, vengi a cercarle, cazzo. Dammela. Abbiamo tolto il pavimento, sotto il pavimento ci sono le traverse. Le traverse abbiamo fatto che pulirle, almeno la superficie in contatto col pavimento. I fori che vedete sono i fori che abbiamo fatto noi per rimuovere i punti di saldatura originali. Utilizzeremo questi punti poi per saldare il nuovo pavimento. Ci concentreremo nel rifare alcune delle traverse perché sono marce e abbiamo deciso di ricostruirle completamente. Questa parte qua, ne manca ancora una fetta di qua, una traversa passante quella del sedile. Inizieremo da questa che è una parte un po' più facile, lineare. Poi abbiamo pensato di iniziare dalla prima metà, l'autoconducente diciamo, e lasciare inalterata questa qui, il lato passeggero, così possiamo prendere dei riferimenti se ne abbiamo bisogno, cose varie. Una volta finita quella passeremo a questa che è speculare della stessa identica forma. Questa è la lamiera che ondeggiava sulla macchina l'altro giorno, cioè ieri. Abbiamo preso lo stesso spessore, 15 decimi, e qui abbiamo fatto delle prove. Perché si fanno le prove? Chiamate dime? Per non sprecare fogli e fogli e fogli di lamiera. Abbiamo iniziato a... Scusa, puoi non muovere? Grazie. Pardon. Abbiamo iniziato a tagliare delle striscioline, a piegarle, a presentarle nel loco. Abbiamo trovato una quadra. Una volta che trovi le angolazioni giuste, prendi questa come riferimento e vai a piegare il lungo. Abbiamo rilevato le quote dal campione originale, sì. Le abbiamo disegnate semplicemente su un foglio. Come le abbiamo piegate? Con questa. Il nostro sponsor, Illus, no, non è vero, l'abbiamo pagata di tasca nostra, costa una caterva ed è nostra. E quindi niente pubblicità a chi non se la merita, non è vero. Una piega lamiera normale tradizionale e poi chissà, se siete interessati faremo un video su come si adopera, no? No, lo facciamo e basta. Anche se non mi interessa lo facciamo lo stesso. Mettiamoci al lavoro. Abbiamo tracciato quello che secondo noi è lo sviluppo totale della lamiera, ovvero la lamiera piegata, una volta distesa, ci porta a una determinata lunghezza. L'idea di base era di tagliarla con quella cesoia lì. Il problema è che un foglio da 2 metri è un po' difficile da tenere dritto e ci è venuta un bel taglio ma con difficoltà. Quindi proveremo a tagliare con questa cesoia elettrica della Bosch. Che non siamo sponsorizzati, in questa ce la siamo pagati. Troncheremo grosso e poi andiamo a rifinire sotto la cesoia. Che non ci siamo pagati anche questa. Abbiamo schesciato anche su quello. Schescia. E dai, non ti vedi? Bene, ora ti facciamo vedere come pieghiamo. Vieni. Abbiamo qui il nostro amico Filippo, pronto nel sollevamento della piegatrice. Oh!
Che cazzo si tira? Ed ecco a voi una lamiera piegata a 90 gradi. Artigiani della qualità. Abbassiamo il cappello, che è la parte superiore della piegatrice, con questa. Oh, che cazzo! Oh, che ti devo dire? E che cazzo, tiri come un demonio? Tiro come un demonio. Ah sì, no, l'ho tirata su. E 33 devi andare. Al primo colpo. Non abbiamo mai sbagliato. Mai. Mai. Questa è la prima, Guarda, facciamo la seconda. Sì. Molto bene, andiamo a provarla. Aspetta che do una sbrighiata. Adesso tracciamo, perché questo piano deve essere sullo stesso piano dell'altra lamiera. Quindi tracciamo qua il punto. Prova. Ci siamo, Sì, va benissimo. Boh, fermati così. Va bene, perfetto. Guarda un po'. Mancano 3 primi. Ma vattene a Sagomato la lamiera, l'abbiamo anche tagliata rispettando il disegno che c'era sul passaruota. Qui abbiamo fatto una piccola bugna perché questo lato deve essere a livello del pavimento e la stessa cosa la dobbiamo fare esattamente qui. Qui si dovrà creare un basso rilievo perché deve accoppiare su un'altra lamiera. Eccolo lì. Vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro o no. Questo va qui, così. E questo qua. Ok. Non male. Seconda traversa, che sarebbe questa C con le 2 lette. Abbiamo rilevato le quote, ci siamo fatti dei campioni ovviamente per vedere se è tutto colimasse. Adesso ci togliamo la lamiera con lo sviluppo calcolato dal campione, tagliamo con questa troncatrice qua, sta forbice pneumatica, 126 mm. E dobbiamo tracciare le prime 2 pieghe, le lette più piccole, 5 mm e mezzo ambo i lati. gradi. Stessa cosa dall'altra parte. Così abbiamo le prime 2 lette. 33 mm. Tracciamo la seconda piega, sia di qua che di là. Ok, seconda piega. Con questo tipo di macchina qua, di piegatrice, piegalamiere,
Non riusciamo a fare questo tipo di piega perché abbiamo il dentino che ci sporge. Abbiamo trovato questa soluzione di mettere una bacchetta piena di ferro che ci va ad alzare la lamiera e buono. Altri 90 gradi nell'altro senso e lo facciamo anche dall'altro lato. Oh. Eccola qua, come in dima. Ci misuriamo l'angolo del telaio, dato che questa va a impennare 99 gradi. 99 gradi. Andiamo a tagliare a 99 gradi, facciamo le alette di chiusura, di saldatura, dove sarà puntato qua. Adesso su questo angolo qua consideriamo il piego da fare dopo, quindi ci sarà da fare queste alette qua. Tutto questo è da cancellare, tagliamo via, tagliamo qua e poi andiamo a piegare su questa zona qua, verso l'esterno. Ok. Come possiamo notare siamo finiti sullo stesso piano. Sarà da replicare anche sul lato destro. E mentre lui fa quello, io mi concentro sullo scalino, che è messo malissimo. E stop! Direi che per il quinto episodio è sufficiente, ragazzi. Va bene, dai, ci sto. Sì, capo. Però piccolo spoiler. Prossimo episodio, ricostruzione del gradino. Volete sapere come? Sì, avete solo da inseguirci. E allora inseguiteci, no? E schiaccia quella campanella.